Ciao amici Addict2Games e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Michele e non mi vedete? Fatemi spostare questo pacchettone. Ciao ragazzi, questo pacco mi è arrivato da poche ore, consegnato da Bartolini in queste esatte condizioni. Ci torneremo tra poco. Intanto apriamo quest'altri pacchi di Gearbest mentre questo lo mettiamo a terra. Pesantissimo. Ok, ci siamo. Come state ragazzi? Nuovo unboxing di nuovo nel mio laboratorio, visto che vi piace questa location. Oggi apriremo questi pacchetti che provengono, come vi ho detto, tutti da Gearbest. Non ho il mio taglierino, me lo sono dimenticato, però ho queste forbici che in compenso ho comprato sempre da Gearbest. Iniziamo dal pacco che sta qui in cima. Allora, tutte le spedizioni sono Priority Line, poste registrate e vi garantisco che io non ho mai pagato una volta la dogana con Gearbest, a parte quanto uso DHL, ma in quel caso ovviamente lo so che c'è la dogana e compro apposta con DHL per avere prima i prodotti come il Mavic Air eccetera eccetera, oppure me li faccio mandare con DHL. Vabbè, avete capito. Vediamo cosa c'è qui dentro ragazzi. Abbiamo uno smartwatch. Questo credo sia lo smartwatch U8, è davvero economico, costa tipo 6, 7, 8 euro massimo, però è compatibile con Android e iOS, riceve pure le chiamate, si può rispondere, si può parlare e costa così poco. Io voglio capire cosa ci guadagnano i cinesi nel vendere questi prodotti, che poi in realtà orologi del genere li trovo in vendita anche in alcune catene italiane, però a tipo 4-5 volte il prezzo a cui li trovo su Gearbest. Magari vi faccio una recensione su questo smartwatch, lo mettiamo qui, questo lo togliamo, passiamo al prossimo pacco. Tutti i link per acquistare questi prodotti li trovate in descrizione video. Apriamolo. Ultimamente sto comprando praticamente solo da Gearbest, non sto comprando nemmeno più da Amazon. Qui dentro abbiamo un altro smartwatch, un altro number one, mi è già arrivato nell'altro unboxing se ricordate bene, quello sportivo. Questo non so qual è, le scatole sono tutte uguali ai number one, vediamo se riusciamo ad aprirla. Ok, e ok, si apre, no, non si è ancora aperta, mi manca il mio taglierino. Dove sei amico mio? Ok, vediamo. È un altro smartwatch sportivo, non so se lo vedete da là in fondo, credo di sì. È più bellino però, è più sottile, guardatelo, è davvero simpatico. Sembra un po' la Amazfit Pace 2 come estetica. Carino, ha il cardiofrequenzimetro dietro, il display credo sia un AMOLED, non ne sono sicuro, lo vedremo nella recensione completa. Mi sto riempendo di smartwatch. Terzo pacco, questo piccolo. Cosa ci sarà qui dentro? Anche questa volta fatemi sapere i vostri acquisti su Gearbest, come vanno. Molto spesso acquistate dai miei link, vi trovate quasi sempre bene, non leggo mai commenti negativi. L'unica questione con Gearbest è che bisogna sapere aspettare. Questi pacchi mi arrivano anche dopo un mese di tempo. L'attesa è l'unico prerequisito. Allora, questo non è uno smartwatch, è un prodotto davvero interessante. Si tratta di un SSD, quindi una memoria di archiviazione molto veloce, portatile, è grande quanto una normale chiavetta USB, però è un SSD a tutti gli effetti, velocissimo, si connette con USB-C e questo è da 250 GB, poi ce n'è anche un'altra versione da 150, 130, una cosa del genere, ve li metto in descrizione comunque, della Kingdian. Non ho mai comprato questa marca, comunque vediamo com'è. È molto figo avere un SSD da 250 GB in tasca, speriamo che funzioni bene. Altro pacco, altro giro, altra corsa. Cosa ci sarà qui dentro? Un altro smartwatch, vediamo. Oh mio Dio, c'è una confezione completamente distrutta. È un telefono. Come sto parlando oggi? È lo Z3310, clone del Nokia 3310. Cioè ragazzi, guardate la scatola come mi è arrivata. Il telefono è carinissimo, guardate, è arancione, ce ne sono in varie colorazioni, costa 10 euro o 15 massimo.
è old style, non ha Android, ha la radio, ha la fotocamera 2 megapixel, ha la luce, la torcia, è un audio molto alto, è adatto a chi vuole un telefono vecchio tipo, oppure per persone un po' più anziane. Io l'ho comprato per mia madre che non sa usare gli smartphone, quindi con questo magari si troverà meglio. Ha la doppia SIM, quindi è dual SIM, va la micro SD per le foto e vedremo anche questo dispositivo in una prossima recensione. La scatola è da buttare, quindi mettiamo qui solamente il telefono. Qui dentro cosa abbiamo? Penultimo pacco. Abbiamo, ok, è arrivato, questo è ve lo tiro fuori, è un display FPV, questo si accende alla batteria incorporata e possiamo connetterci a qualsiasi dispositivo a radiofrequenza 5.8 GHz, quindi ad esempio anche l'Absan H501S, l'MGX Bucks 2, eccetera eccetera, e vediamo in diretta su questo bello schermo che è pure HD. Qui dentro c'è pure l'antenna, la staffa per il montaggio, degli adesivi, questo è della Hokey, io recensii qualche action cam di questa marca ed erano ottime. Mettiamolo qua. Abbiamo questa, la Wampa X2000 credo, una cosa del genere, apriamola. Questa è una action cam sportiva 2K stabilizzata digitalmente da attaccare su un drone, una macchina radiocomandata, su una ragazza, dove volete, e questo riprende in FPV, e c'è anche il modulo a radiofrequenza a 5.8 GHz con l'antennina che si vende a parte. Io l'ho comprato e non mi è arrivato, mi arriverà in un altro pacco penso. Quindi questo più il modulo a radiofrequenza più il display FPV si possono realizzare delle belle cose. Poi c'è anche un altro monitor FPV, questo però è molto più economico, non è nemmeno HD, lo comprai come alternativa a questo. Farò magari una comparativa tra questi due display perché me li chiedete anche spesso. È più piccolo, questo mi sembra sia 4 pollici, questo è 5. L'antennina è classica, mentre qui all'altro è omnidirezionale, quindi è migliore. Ultimo pacco da Gearbest, quello più grosso è, meglio è ragazzi, come sempre. Secondo voi io dico troppi doppi sensi ragazzi? Ogni tanto me lo scrivete nei commenti, ma credetemi, non è volontaria la cosa, mi escono così ste parole. Uno scatolo, che cosa sarà? Una scatola, perché dico uno scatolo? Vabbè, allora, vediamo cosa c'è qui dentro. Un drone? Un vestito? Sembra la scatola delle scarpe, ma io non mi ricordo di aver mai comprato delle scarpe da Gearbest. C'è il simbolino di Xiaomi. Oddio, è qualcosa di Xiaomi? Sono delle scarpe di Xiaomi 45, perché io ho un piedino, ho il 45 di piede. Se volete regalarmi delle scarpe sappiate che io faccio 45/46 e non ho idea di come andranno queste perché è una misura cinese che io non conosco. Molto simpatiche, eccole qua, guardatele. Ci sono in 3 colorazioni, queste grigie, ci sono anche blu scuro e anche nere. Le ho prese grigie perché mi sembrano belle sportive e ovviamente sono scarpe Xiaomi e non può mancare qualcosa di smart anche a queste scarpe, e infatti ecco qui il dispositivo smart. Di cosa si tratta? Si tratta, se riesco ad aprirlo, di un contapassi, contacalorie wifi. Questo lo connettiamo, questo un attimo lo inseriamo prima da qualche parte nelle scarpe, deve esserci una fessura in cui metterlo. Si mette solo in una scarpa e ci trasmette sul telefono in wifi sull'applicazione i passi percorsi, le calorie bruciate, il percorso, eccetera eccetera. Un dispositivo di tracking delle nostre attività sportive direttamente nelle nostre scarpe, senza che quindi ci portiamo appresso il telefono, lo smartwatch. Le scarpe sembrano ben fatte, in gomma, molto comode, e vedremo come sono. Andiamo al pacco grosso. Ci sono cascato di nuovo, ho detto di nuovo il pacco grosso. Dicevo il mega pacco e non migliora la situazione, che vi ho fatto vedere in apertura video. Cosa posso dirvi di questo pacco? Posso dirvi che
Quando vedete che arrivano in queste condizioni, dovete firmare la riserva col corriere. La clausola di riserva che potete richiedere serve a potersi rivalere sul corriere in caso di problemi al prodotto dentro al pacco entro 8 giorni dalla consegna. Quindi voi chiedete di firmare la clausola di riserva, voi poi con calma aprite il pacco e dentro 8 giorni, se il pacco ha dei problemi, mancano dei pezzi dentro, come forse è questo caso, potete contattare il corriere e la colpa va tutta al corriere. Mi raccomando, è molto importante la clausola di riserva, io la firmo quasi ad ogni pacco perché vi tutela. Ok, comunque non è questo il caso, il pacco è arrivato così, aperto, però dentro era comunque tutto in ordine. Abbiamo infatti 2 aspirapolveri robot, dei quali mi sono innamorato. Oddio, mi si vedono le interiora, cioè, no, che cosa sto dicendo oggi? Questo è il Samsung PowerBot UR7000, mentre quest'altro è il, aiuto, eccolo qua, è l'iRobot Roomba 896 e su questi 2 modelli, ragazzi, vi farò una comparativa nei prossimi giorni. Bene amici, non so dove farmi vedere, forse qui. Direi che questo può essere tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo unboxing. Non fate mancare tanti bei like, dei commenti e delle condivisioni. Io sono senza voce. Trovate tutti i link per acquistare questi prodotti qui sotto in descrizione. Direi che questo è tutto. Noi ci vediamo al prossimo video, ovviamente sempre su Addicted to Games. Ciao ragazzi!